Con la sua iconica forma di stivale, l'Italia non è solo un paese al centro del Mediterraneo, ma una delle destinazioni turistiche più celebrate a livello mondiale. Vantando il più alto numero di siti patrimonio dell'umanità UNESCO, rispetto a qualsiasi altro paese al mondo, ogni anno, questa nazione piccola per estensione, ma immensa in termini di offerta culturale e paesaggistica accoglie un numero di turisti che supera di gran lunga la sua popolazione, testimoniando l'irresistibile bellezza dei luoghi sparsi sul suo territorio. In questo video, viaggeremo per l'Italia da nord a sud, scoprendo 20 di quelli che per noi sono i luoghi più belli, iconici e di assoluta bellezza, in Italia. Dal bianco ghiaccio delle montagne del Trentino, al turchese delle acque della Sardegna, preparatevi a scoprire un'esplosione di colori, storie e tradizioni, perché l'Italia incanta e ispira da secoli i viaggiatori di tutto il mondo. Cominciamo con uno dei tratti di costa più interessanti e ricchi di storia in Italia, la costiera amalfitana. Questa zona del Sud Italia, patrimonio dell'umanità UNESCO, non è solo una meraviglia naturale, ma anche un tesoro di cultura, storia e tradizione. Incastonata tra il blu profondo del mare e le montagne imponenti, è un intreccio di borghi colorati e terrazze coltivate a limoni, che si alternano lungo un litorale tortuoso. Il borgo di Amalfi, con la sua magnifica cattedrale dedicata a Sant'Andrea, si erge come uno dei pilastri fondamentali del luogo. Positano e Ravello, invece, con le loro vie molto strette e le piazze soleggiate, offrono scorci caratteristici e opportunità di vivere una vera e propria atmosfera d'altri tempi. Vi consigliamo di percorrere i sentieri costieri, come il famoso Sentiero degli Dei, che offre panorami spettacolari, con il cielo ed il mare che si incontrano in un abbraccio eterno. La gastronomia locale, inoltre, rappresenta un elemento fondamentale per comprendere l'anima di questo luogo. Non perdetevi gli antichi gnocchi tipici e assaporate il limoncello, preparato con i limoni più profumati della regione. Oltre a queste esperienze, la costiera amalfitana offre numerose opportunità culturali e di svago, come ad esempio il Museo della Carta di Amalfi o il Festival di Ravello che si tiene nei mesi estivi. Proseguiamo il nostro viaggio scoprendo un secondo gioiello d'Italia, le Cinque Terre. Situate nella Liguria di Levante, quest'area è riconosciuta come patrimonio mondiale dell'UNESCO e comprende 5 borghi: Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore. Ogni borgo ha una personalità distinta, con abitazioni colorate che sembrano sfidare la gravità, aggrappate alle ripide scogliere. Questa zona è vero paradiso per gli appassionati di trekking, offrendo sentieri che si snodano lungo la costa e regalano viste idilliache sul Mar Ligure. Primavera e autunno sono i periodi migliori per visitare, grazie ad un clima mite, ai paesaggi che si tingono di colori vivaci e alla minore presenza di turisti. Potete spostarvi a piedi, tra i borghi, grazie al sentiero azzurro che costeggia gli speroni di roccia, oppure potete approfittare del treno regionale per spostarvi in modo ecologico e veloce. La cucina delle Cinque Terre è un tesoro gastronomico che riflette il legame profondo con il mare e la terra. Non potete lasciare questa zona senza aver provato le trofie al pesto, o senza aver assaggiato un bicchiere di Sciacchetrà, un vino dolce e raffinato tipico della zona. Infine, durante la visita, non perdete l'opportunità di partecipare ai tour guidati che esplorano i vigneti e le antiche tecniche di coltivazione su terrazze, un aspetto culturale fondamentale di questo territorio.
Il terzo luogo italiano da non perdere è sicuramente la Toscana e la sua Val d'Orcia. Questa valle, patrimonio dell'umanità UNESCO, è celebre per i suoi paesaggi che hanno ispirato innumerevoli artisti e poeti. Le sue dolci colline, punteggiate di cipressi e illuminate da una luce dorata, fanno da sfondo a bellissimi borghi medievali come Pienza, Montalcino o San Quirico d'Orcia. Pienza, la città ideale del Rinascimento, è un vero gioiello architettonico, pensato e voluto da Papa Pio II. Infatti, le sue strade in pietra conducono a piazze e palazzi che sembrano usciti direttamente da un sogno. Non meno affascinante è Montalcino, custode del famoso Brunello, uno dei vini più apprezzati al mondo. Assaporate un bicchiere di questo nettare rosso mentre ammirate il panorama dai bastioni della fortezza medievale. E che dire di San Quirico d'Orcia? Con i suoi giardini all'italiana e le chiese antiche. Questo borgo offre un'autentica immersione nella Toscana più vera, quella delle tradizioni e dell'ospitalità calorosa. La Val d'Orcia è anche un paradiso per i buongustai. Oltre al Brunello, qui potrete deliziarvi con un primo piatto di pici all'aglione, tartufi o pecorino di Pienza, sapori autentici che raccontano il legame profondo tra uomo e natura. Andare in Val d'Orcia significa concedersi il tempo di vivere secondo i ritmi lenti della natura, riscoprire il piacere di passeggiare tra campi e vigneti, fermarsi ad ammirare un tramonto che infiamma il cielo. Lasciatevi ora incantare da una delle regioni più romantiche e serene d'Italia, il distretto dei Laghi del Nord. I laghi Maggiore, Como e Garda sono incastonati tra le montagne, offrendo paesaggi unici che hanno sedotto viaggiatori di ogni epoca. Il Lago Maggiore è un mondo a sé, caratterizzato dalle sue isole borromee, giardini in fiore e palazzi storici. L'Isola Bella, con il suo palazzo barocco e i giardini all'italiana, emerge sulle acque come una pietra preziosa. Stresa, invece, il borgo affacciato sulle acque, è rinomato per la sua elegante passeggiata lungo lago e per i suoi alberghi storici che ricordano l'epoca della Belle Époque. Il lago di Como, noto per la sua atmosfera raffinata, offre un incontro perfetto tra natura ed eleganza. Borghi come Vernazza o Bellagio, definito il gioiello del lago, sono celebri per le loro vie in pietra e i giardini colorati. Le ville neoclassiche, come Villa Carlotta e Villa del Balbianello, offrono giardini rigogliosi e viste spettacolari, ideali per una gita in barca o un aperitivo in riva al lago. Il lago di Garda, infine, è il più grande dei laghi italiani ed è un paradiso per gli appassionati di sport e di vita all'aria aperta. Riva del Garda, sul versante nord del lago, è famosa per le sue opportunità di vela e windsurf, grazie ai venti costanti. Malcesine, un altro borgo caratteristico, è noto per il suo castello medievale e per la funivia che porta sul Monte Baldo, dal quale si ottengono viste da batticuore sul lago. Che siate in cerca di un weekend romantico o di una vacanza attiva, i laghi del Nord Italia sono un luogo perfetto da visitare. Spostiamoci ora a Venezia, una città che non ha bisogno di presentazioni. Venezia è un capolavoro architettonico, sospeso direttamente sull'acqua, un labirinto di canali e calle che nascondono nuove scoperte in ogni angolo. Dal ponte di Rialto al maestoso Ponte dei Sospiri, ogni ponte ed ogni palazzo racconta una storia di nobiltà e arte.
La piazza San Marco, con la sua basilica bizantina, è un teatro a cielo aperto, dove la storia si mescola con la vita quotidiana dei suoi abitanti e dei turisti provenienti da tutto il mondo. Non perdete l'opportunità di fare un giro in gondola, il modo più iconico e romantico per scoprire la città. Mentre dondolate sull'acqua, lasciatevi incantare dai riflessi delle antiche facciate sui canali. Venezia, inoltre, è un crocevia di culture culinarie. Assaporate i cicchetti, piccoli stuzzichini autentici della cucina veneziana, accompagnati da un calice di prosecco, il vino frizzante locale. Firenze, invece, culla del Rinascimento, è il sesto luogo che abbiamo scelto. Questa città è un museo vivente, con capolavori di artisti come Michelangelo, Leonardo da Vinci e Botticelli che adornano le sue chiese e gallerie. Il Duomo di Firenze, con la sua imponente cupola di Brunelleschi, domina l'orizzonte della città ed è d'obbligo visitarlo. Non meno stupefacente è il Ponte Vecchio, un antico ponte adornato di gioiellerie, che attraversa l'Arno con una fierezza che sfida il tempo. Per gli amanti dell'arte, la Galleria degli Uffizi offre una collezione ineguagliabile di opere rinascimentali, mentre il vicino Palazzo Pitti espone tesori d'arte e una storia regale. E mentre vi perdete tra le vie del centro storico, lasciatevi tentare dalle tantissime botteghe artigiane tradizionali. Firenze è anche famosa per la sua cucina toscana. Provate una bistecca alla fiorentina o un piatto di ribollita per capire come anche il cibo, qui, sia un'arte. Continuando, non potevamo tralasciare Roma, la città eterna, città in cui ogni pietra o monumento narra la storia di un impero che ha plasmato il mondo. Roma non è solo il cuore dell'Italia, ma un palcoscenico dove si sono svolti alcuni dei momenti più significativi della storia umana. Vi consigliamo di esplorare il Colosseo, l'anfiteatro gigante che è stato testimone di gladiatori e spettacoli grandiosi. Passeggiate poi tra le rovine del Foro Romano, il centro nevralgico della vita pubblica romana. E non dimenticate di visitare la Città del Vaticano, un paese indipendente all'interno di Roma, dove si trova la maestosa Basilica di San Pietro e gli affreschi di Michelangelo nella Cappella Sistina. Questi luoghi non sono solo simboli di fede, ma anche espressioni sublimi dell'arte e della cultura che trascendono le generazioni. Anche la vita romana moderna è entusiasmante. Prendete un caffè in uno dei tanti caffè storici, o godetevi una passeggiata serale lungo il Tevere. La cucina romana, infine, con primi piatti come la carbonara o la cacio e pepe, vi offrirà un sapore autentico della tradizione locale. Dalla storia di Roma, vi portiamo ora nel cuore verde dell'Italia. Il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Questo parco è un santuario di biodiversità, uno degli ultimi rifugi per molte specie protette, come l'orso bruno marsicano e il lupo appenninico. Qui potete addentrarvi nei meravigliosi paesaggi fatti di montagne, boschi e valli fluviali, che offrono rifugio a una ricca varietà di flora e fauna. Le attività qui sono numerose: escursioni a piedi, birdwatching e anche sci durante i mesi invernali.
I piccoli borghi all'interno del parco, come Pescasseroli e Civitella Alfedena, offrono anche un caloroso benvenuto ai turisti, con un'ospitalità che rispecchia la pace e la tranquillità della natura circostante. Inoltre, non perdete l'occasione di assaggiare la cucina locale, che si basa su ingredienti freschi e semplici, che riflettono la pura essenza della montagna. Continuiamo ora l'esplorazione del Nord Italia, precisamente con le Dolomiti, una delle catene montuose più spettacolari e iconiche sia d'Italia che d'Europa. Dichiarate patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, le Dolomiti offrono paesaggi unici e sono un paradiso per gli amanti degli sport all'aria aperta. D'estate, i sentieri invitano a lunghe escursioni, arrampicate e percorsi in mountain bike, mentre d'inverno, la regione si trasforma in un prestigioso resort sciistico, con piste che attirano sciatori da tutto il mondo. Oltre allo sport, vi consigliamo di visitare i musei e i centri culturali, per immergervi nell'affascinante cultura alpina. Assaporate anche i piatti locali come i canederli o lo strudel di mele, che riflettono l'influenza austriaca e italiana. Tra i borghi caratteristici da non perdere, c'è Cortina d'Ampezzo, una gemma delle Dolomiti, famosa tanto per le sue piste da sci, quanto per l'elegante atmosfera del centro città. Altrettanto suggestivo è il borgo di Ortisei, in Val Gardena, noto per la sua arte scultorea in legno e per le affascinanti tradizioni ladine che continuano a vivere tra le sue vie. Le Dolomiti sono un luogo dove la natura si mostra in tutto il suo splendore e invita chiunque le visiti ad una profonda connessione con l'ambiente. Come 10° luogo, vi mostriamo l'Umbria, una regione che seduce con la sua tranquillità, bellezza naturale e borghi medievali intatti. Lontana dal frastuono del turismo di massa, l'Umbria offre un'immersione in un'Italia più autentica e contemplativa. Assisi, il gioiello spirituale di questa regione, è famosa in tutto il mondo come la città di San Francesco. Qui, la Basilica di San Francesco, con i suoi affreschi di Giotto e Cimabue, è un luogo di pellegrinaggio e arte. Passeggiando per le sue strade in pietra, potete sicuramente sentire l'eco di una storia profonda e spirituale, che permea la città. Spoleto e Gubbio, invece, sono altri esempi di città umbre che conservano un ricco patrimonio storico e culturale. Orvieto, inoltre, si erge maestosa su una rupe di tufo, famosa per il suo duomo straordinario, e le cantine scavate nel tufo. L'Umbria è anche terra di vini eccellenti e gastronomia ricca. Il tartufo, l'olio d'oliva e i legumi sono solo alcune delle delizie locali, che potete assaporare in questa regione, dove ogni pasto è un'occasione per celebrare i prodotti della terra. Nel profondo ma meraviglioso sud, vi portiamo ora alla scoperta della Sicilia, un'isola che è un vero e proprio crocevia di culture, storie e paesaggi. La Sicilia è un'esplosione di colori, odori e sapori, un'isola che ha molto da offrire, a partire dalle spiagge incantevoli per finire con i siti archeologici di importanza mondiale. Palermo, la capitale, è un mosaico di influenze storiche, con i suoi mercati vivaci come la Vucciria e Ballarò, dove il passato e il presente si incontrano. Non perdete la Cappella Palatina, un capolavoro di mosaici bizantini, o il Teatro Massimo, uno dei teatri d'opera più grandi d'Europa. I borghi siciliani,
invece, come Erice e Cefalù, offrono un tuffo nella storia e nelle tradizioni. Da menzionare vi è anche Taormina, che con il suo antico teatro greco offre una vista spettacolare sull'Etna e sul mare Ionio. La cucina siciliana riflette la ricchezza culturale dell'isola, con piatti come l'arancino, la caponata ed il cannolo, che deliziano il palato e raccontano la storia di un'isola ancora poco conosciuta. Va sicuramente visitata anche l'altra grande isola italiana, la Sardegna, che trova a nord-est, con la Costa Smeralda, la sua espressione più autentica. Questa striscia costiera è rinomata in tutto il mondo per le sue acque cristalline, le spiagge di sabbia fine, ed il paesaggio lussureggiante ed incontaminato che attira celebrità e viaggiatori in cerca di bellezza ed esclusività. Porto Cervo è il cuore pulsante della Costa Smeralda, un piccolo paese che si distingue per il suo porto turistico di classe mondiale e per le boutique di alta moda che si affacciano su piazze chic. L'architettura, pur essendo moderna, rispecchia le tradizioni locali con un uso sofisticato di forme e materiali naturali, come la pietra e il legno. Inoltre, non lontano da Porto Cervo, scoprirete spiagge come Capriccioli e Romazzino, dove il mare assume tonalità di blu così intense da sembrare surreali. Le immersioni e lo snorkeling, qui, sono attività imperdibili, grazie alla ricchezza della vita marina e alla limpidezza delle acque. La Costa Smeralda è anche un punto di partenza ideale per esplorare l'entroterra sardo, con i suoi tanti villaggi nuragici e la natura selvaggia, offrendo così un perfetto equilibrio tra mare e montagna. Viaggiando nella Valle d'Itria, in Puglia, ci inoltriamo in un paesaggio punteggiato da trulli, ulivi secolari e borghi incantati che riflettono una storia di bellezza e tradizione. Alberobello, noto per i suoi trulli caratteristici, è solo l'inizio dell'esplorazione. Queste costruzioni in pietra a secco, con i loro tetti conici, non sono solo un piacere per gli occhi, ma anche una testimonianza dell'ingegnosità umana, creati per mantenere freschi gli interni durante l'arsura estiva. Ma la Valle d'Itria è anche casa di altri gioielli, come Locorotondo, Ostuni e Cisternino, ognuno con il suo fascino particolare. Locorotondo, con il suo nome che evoca la forma circolare del borgo, è celebre per le sue case imbiancate a calce, che brillano sotto il sole pugliese. Le vie strette e i balconi fioriti invitano a passeggiate lente, scoprendo angoli rustici e vedute panoramiche sulla campagna circostante. Ostuni, la città bianca, si erge su una collina dominando il mare Adriatico, con le sue mura e le case dipinte di bianco, che contrastano con il blu intenso del cielo e del mare. La sua architettura medievale e la vivace scena artistica la rendono sicuramente una meta imperdibile. Cisternino, meno conosciuto ma altrettanto suggestivo, offre un ritmo di vita più tranquillo, visitandolo tra una chiacchierata in piazza e un aperitivo in uno dei suoi caffè all'aperto. La Valle d'Itria è anche famosa per i suoi paesaggi rurali, dove i campi di ulivi secolari si estendono a perdita d'occhio, punteggiati da muretti a secco e masserie fortificate. Questa è la terra dell'olio d'oliva extravergine, del formaggio caciocavallo, dei taralli, delle friselle, delle orecchiette e dei piatti a base di verdure e legumi. Un'altra città d'arte, da visitare senza ombra di dubbio, è Siena, una città che incapsula l'essenza del Medioevo italiano con una grazia senza tempo. È conosciuta per il suo famoso Palio, la corsa di cavalli che si svolge 2 volte l'anno, in Piazza del Campo, che è il cuore pulsante della città.
La piazza, inoltre, è rinomata per la sua particolare forma a conchiglia e per l'imponente palazzo pubblico con la Torre del Mangia. Passeggiando tra le strade strette e tortuose, scoprirete splendide architetture come il Duomo, un capolavoro del gotico italiano, ricco di mosaici, sculture e opere d'arte. La gastronomia offre delizie come i pici, una pasta spessa e fatta a mano, condita con sughi robusti, ed il panforte, un dolce denso e speziato, che rispecchia la ricchezza culinaria della regione. Anche Verona merita di essere citata, una città che evoca immediatamente immagini di romantici balconi e antiche tragedie shakespeariane. Famosa per essere la scena dell'eterna storia d'amore tra Romeo e Giulietta, Verona offre molto più di questo mito letterario. Addentrandovi nelle sue strade lastricate, vi troverete circondati da magnifici edifici romanici e rinascimentali. L'Arena di Verona, un anfiteatro romano ben conservato, è ancora oggi il cuore della città, ospitando spettacoli operistici e concerti, che attirano visitatori da tutto il mondo. Non perdete la Casa di Giulietta, dove potrete ammirare il famoso balcone e lasciare una lettera d'amore, continuando la tradizione di migliaia di innamorati. La città, inoltre, è ricca di storia, come testimoniato dalle sue imponenti porte medievali, dalla Basilica di San Zeno Maggiore e dal Castelvecchio. Parliamo ora della regione Calabria, più precisamente della costa tirrenica, un tratto di litorale meno noto ma straordinariamente bello. Questa costa offre spiagge di sabbia dorata e scogliere selvagge, dove il mare limpido sfida il blu del cielo. Qui vi consigliamo di visitare paesi come Tropea e Scilla. Tropea è rinomata per le sue spiagge bianche e l'antica chiesa di Santa Maria dell'Isola, eretta su uno scoglio accessibile solo attraverso una scalinata scavata nella roccia. Più a sud, il piccolo borgo di Scilla, invece, con il suo castello ruffo che si affaccia direttamente sul mare, è avvolto da leggende che risalgono ai tempi dell'Odissea, rendendo ogni visita un tuffo nella mitologia greca. L'entroterra calabro, come le aree della Sila e dell'Aspromonte, è perfetto per gli appassionati di natura, offrendo ottime opportunità per escursioni, esplorazione della ricca biodiversità e esperienze in paesaggi naturali sereni. La cucina calabrese, con il suo uso generoso di peperoncino e pesce fresco, vi inviterà a gustare sapori intensi che raccontano la storia di un territorio ancora selvaggio e incontaminato. Come 17° luogo da visitare, inseriamo Napoli, una città famosa per la sua vivacità, la sua storia e naturalmente per essere la culla della pizza. Esplorare Napoli significa immergersi in un intreccio di epoche e stili. Dalle antiche rovine di Pompei ed Ercolano, testimoni silenti di un passato glorioso, al fervore del centro storico, dove la vita si svolge tra stretti vicoli e piazzette. La vera anima di Napoli, però, si scopre a tavola. La pizza napoletana, patrimonio UNESCO, è solo l'inizio di un viaggio gastronomico che include delizie come il ragù, la sfogliatella e il caffè, servito forte e veloce come vuole la tradizione locale. Napoli è anche una città di contrasti, dove la bellezza del lungomare si scontra con i quartieri popolari, ognuno con la propria identità e storia. Questi contrasti rendono Napoli un luogo unico, una città che non smette mai di sorprendere e affascinare.
Lasciando Napoli, vi portiamo verso il Piemonte, una regione nel nord-ovest dell'Italia, famosa per le colline ondulate delle Langhe, i suoi vini prestigiosi e una ricca storia culinaria. Quest'area è un paradiso per gli amanti del vino e del cibo, rinomata a livello mondiale per il tartufo bianco di Alba e per alcuni dei migliori vini italiani come il Barolo e il Barbaresco. Visitando le Langhe, vi imbatterete in paesaggi da cartolina, con vigneti estesi, intervallati da castelli e borghi antichi. Tra questi, Alba si distingue non solo per i suoi tartufi ma anche per il suo vivace centro storico. Barolo, d'altra parte, offre non solo vini eccezionali, ma anche un affascinante museo del vino, situato nel castello del paese. La regione, inoltre, offre diverse esperienze. Dalle degustazioni di vino in cantine storiche, a passeggiate e percorsi ciclabili, come la ciclabile delle Langhe, che è un modo perfetto per godersi il panorama e visitare piccoli borghi come Neive e Monforte d'Alba, ognuno con la propria unicità e offerta enogastronomica. Le città del Piemonte, come Torino, la sua capitale, mescolano eleganza e innovazione. Torino, infatti, con i suoi caffè storici, musei d'arte, cinema e piazze imponenti, offre una cultura urbana ricca e variegata. La città è anche un centro di eventi e festival internazionali, che riflettono il suo spirito aperto e cosmopolita. La cucina piemontese, con piatti come l'agnolotti del Plin, il brasato al Barolo e dolci come i gianduiotti, è un'espressione della tradizione e della qualità degli ingredienti locali. Riaffacciamoci ora in Puglia, tra le sue incantevoli coste, dove il Gargano e il Salento offrono panorami romantici e una cultura ricca e accogliente. Queste regioni sono famose per le loro spiagge dorate, acque tra le più belle d'Italia e piccoli borghi ricchi di storia. Il Gargano, con la sua foresta umbra e le sue coste frastagliate, offre un'immersione nella natura selvaggia. Vieste, tra i borghi più belli, con le sue spiagge bianche e le sue grotte marine, è una tappa obbligata per chi cerca una combinazione di mare e cultura. Non lontano, le isole Tremiti seducono i visitatori con la loro tranquillità e le loro acque trasparenti, ideali per lo snorkeling e le immersioni. Più a sud, il Salento è la terra dove il mare Adriatico incontra lo Ionio, creando un paradiso di lunghe spiagge sabbiose, acque turchesi e città d'arte come Lecce, famosa per il suo barocco sofisticato. Concludendo il nostro viaggio attraverso le meraviglie d'Italia, inseriamo in 20ª posizione la regione Marche, con i suoi paesaggi ed i suoi borghi. Una regione che si estende dalla costa adriatica fino alle soavi colline che anticipano l'Appennino. Questa terra è un mosaico di città d'arte, borghi antichi e paesaggi caratteristici. Tra le sue perle, non possiamo non menzionare Urbino, una perla rinascimentale, famosa per essere la città natale del pittore Raffaello e per il suo imponente palazzo ducale. Il suo centro storico è un capolavoro dell'architettura, che preserva intatta la sua struttura urbana dal Rinascimento. Poco distante, Gradara è celebre per il suo castello medievale, teatro della tragica storia d'amore tra Paolo e Francesca, narrata da Dante Alighieri. Verso la costa, troviamo Ancona, il principale porto delle Marche, che combina storia antica con dinamismo moderno. Non lontano, i borghi costieri di Sirolo e Numana attraggono per le loro spiagge nascoste e panorami sul mare. Sirolo è ideale per chi ama la natura e il trekking, mentre Numana offre una tranquilla atmosfera con il suo piccolo porto e spiagge di ghiaia fine.